Ciao! Tutti conoscono l'oggetto che ho in mano, è un pezzo di rotaia. Non tutti però sanno che le rotaie differiscono fra loro per alcune caratteristiche. In particolar modo ciò che le differenzia è la massa, cioè i chili per metro. Questo perché non tutte le rotaie sopportano lo stesso traffico ferroviario, ci sono quelle delle linee ad alta velocità, quelle delle linee principali, quelle delle linee secondarie, quelle delle aree di deposito. Ciò che le differenzia quindi è la massa. Più è alta la massa e più la rotaia potrà sopportare un traffico intenso e veloce. Ciò che permette di variare la massa in una rotaia è l'altezza. In questo caso siamo in presenza di una rotaia che ha un'altezza, quindi la distanza tra la sommità del fungo e la parte inferiore della scarpa, che è questa qua in basso, di 172 mm. In questo caso siamo in presenza di una rotaia che pesa 60 kg e 340 grammi ogni metro. Capite quindi che è un peso notevole. In questo caso questa piccola sezione pesa da sola 3 kg e 200 grammi. Quello che appunto fa cambiare la massa è questa altezza. Questa ad esempio è una rotaia da linea principale, chiamata anche 60 uni, che è una codifica italiana per definire, in base appunto alla massa, la caratteristica della rotaia. Così come nella realtà anche le ferrovie in miniatura hanno diverse altezze relativamente alle loro rotaie. In scala H0, ad esempio, abbiamo 4 codici principali: il codice 100, il codice 83, il codice 70 ed il codice 55. Questi numeri sono riferiti all'altezza in pollici della rotaia. Ad esempio il codice 83 ha un'altezza di 0,83 pollici. Un pollice ha misura 2,540 cm. Quindi anche nelle ferrovie in miniatura noi abbiamo la possibilità di avere rotaie con differenti altezze. Questo significa che ad esempio un codice 100, che è quello che normalmente viene acquistato assieme ad uno starter set, oppure molto semplicemente acquistando un binario che comunemente si trova in commercio, avremo una rotaia appunto di codice 100. È un codice che, se rapportato in scala 1,87 con il reale, darà un'altezza maggiore rispetto a quella del suo prototipo, quindi diciamo che è un pochettino fuori scala. Però è diciamo una caratteristica che viene apprezzata perché sì, modellisticamente non è fedele, però garantisce un funzionamento ottimale, anche perché possiamo farvi transitare sopra dei rotabili più vecchi senza avere problemi. Perché parlo di rotabili più vecchi? Perché nel passato i bordini delle ruote dei nostri rotabili erano leggermente più alti di quelli attuali. Se quindi noi utilizziamo un codice 83, che è quello che rappresenta l'altezza di un binario reale di una ferrovia principale, come ad esempio ho fatto io qua nel mio plastico, un codice 83, se ci mettiamo magari un nostro vecchio lima, noteremo che il bordino andrà a sbattere con le traversine e soprattutto in prossimità degli scambi questo potrebbe essere dannoso e potrebbe creare dei deragliamenti. Quindi se vogliamo stare dalla parte della sicurezza utilizziamo un codice 100. Se invece vogliamo andare più
sul modellistico possiamo utilizzare un codice 83 per quanto riguarda la linea principale ed eventualmente andare su un codice 70 per quanto riguarda le zone di deposito, proprio per differenziare visivamente le due zone. Chiaramente, soprattutto per il codice 70, consiglio sempre di provare prima i rotabili che avete a disposizione o che vorrete mettere nel plastico, in modo da evitare che a plastico terminato poi alcuni vostri pezzi non possano girare nel plastico. La stessa cosa si ha nella scala N, anche se i codici principali sono 3. Parliamo di codice 80, di codice 55 e di codice 40. Anche qui l'altezza è quella che definisce poi il numero, il codice. E anche qui il codice 80 è quello che viene utilizzato e venduto nei principali starter set, che viene comunemente acquistato e reperibile in commercio, però non è modellisticamente esatto. Per avere un codice esatto dovremo orientarci verso il codice 55 e il 40 per le linee, per le zone di deposito. Vale anche qui quello che ho detto per la scala H0, quindi prima di montare questi binari su un plastico fate attenzione, provate e verificate se vi possono andare bene. Sicuramente i codici principali, quelli non modellistici, quindi il 100 e l'80, sono validissimi. Se volete dare un tocco più modellistico al vostro plastico, provate comunque, tenete in considerazione anche gli altri codici. In ogni caso, tutto fa cultura, quindi d'ora in poi, quando vedrete, se non lo sapevate già, in alcuni cataloghi questi codici, sapete a cosa si riferiscono e quindi sicuramente potrete anche fare un acquisto più consapevole dei vostri binari. Come al solito vi invito a commentare, fatemi sapere se avete un plastico, che codici utilizzate normalmente, se conoscevate questa differenziazione, e come al solito sempre vi invito ad iscrivervi al canale, magari cliccando sulla campanella se non l'avete già fatto, e vi do appuntamento al prossimo video.